ho detto che avevamo esagerato. Svegliati all'alba per venire a fare il video in questo spot. Senza nessuno! Ragazzi, buongiorno. Dove siamo? Credo a Parigi. Ragazzi, questo sarà un video pazzesco dove andremo a mangiare dei croissant e delle viennoiserie. Quindi, prima destinazione. Tour Eiffel. No ragazzi, non ci salgo sulla Tour Eiffel, ve la faccio vedere da qua. L'avete vista? Andiamo a mangiare, eh? Non vi ci mettete anche voi, eh? Voi direte, dov'è questo fantastico spot? È la Rue de l'Université. È fichissimo, non l'avevo mai vista la Tour Eiffel da qua, è bellissimo. Potevamo venire a Parigi e non parlarvi di croissant, pain au chocolat. Com'è che si dice girella? Girella. No, non si dice girella. È proprio giunta l'ora di fare colazione. Questo è un posto che ci hanno consigliato in molti di voi e che quindi se ne assumono tutta la responsabilità. Allora, ci siamo seduti fuori al freddo e al gelo e abbiamo ordinato i capisaldi della viennoiserie qui a Parigi, il pain au chocolat e il croissant, rigorosamente vuoto, perché qui in Francia il croissant, ragazzi, si prende vuoto. E poi abbiamo preso anche l'escargot, che non sono le lumache, che a quest'ora del mattino mi sembra un po' too much, ma sono, mo ve lo faccio vedere. La girella, ragazzi. Tra l'altro dovrebbero essere caldini, giusto? Sì, ma quando li mangeremo noi sai che non lo saranno più. Ah, ma la signora ce l'ha infiocchettata nella carta. L'escargot, che però è allo contraire, nonché girella all'uvetta, tanto decantata qui a Parigi e che in questo posto sembra essere una bomba. Abbiamo un croissant e un pain au chocolat. Sembra che qualcuno ci sia anche passato sopra con la macchina. Comincio dal croissant, che mi sembra discretamente burroso. Il rumore c'è. Voglio un giudizio onesto, se buono è buono, se non è buono non è buono, se c'è la margarina, un grasso di bassa qualità. È caldo. Quindi sono bravi a scaldare. È straburrosissimo. Allora io andrò di pain au chocolat. Non faremo mai la copertina qua. Se non ci avessero camminato sopra magari ci avrei pensato. È molto buono, friabile il giusto, burroso il giusto, nel senso che non sento troppo burro. Presenta male, nel senso che è proprio un po' bruttino da vedere, ragazzi. Non ci si può fare una copertina su YouTube, però devo dire è molto buono. Questa invece era già sul bancone, ce l'è andata così che è fredda. Oh raga, non è male, però per essere a Parigi, dove questa roba qui la fanno bene anche gli elettrauto, non vi direi che siamo nel posto migliore in assoluto per la girella. Buona, ma come ne trovate tante altre qua a Parigi. Secondo me questo caldo spaccherebbe. Freddino rende molto meno. Non abbiamo preso quella verde perché ci sembrava un po' una tamarrata col colorante. Quanto abbiamo speso, ragazzi? 18,70 € per 3 viennoiserie e 2 cappuccini. Giano, ti prego, trova la prenotazione. Réservation confirmée suit au dépôt de votre empreinte bancaire. 11h. Vous êtes en avance. Oddio, che profumo! Siamo arrivati nel posto più figo dove fare colazioni di tutta Parigi e adesso vi faccio vedere che coda che c'è. Sembra la coda di Disneyland Paris. Siamo da Cédric Grolet all'Opéra, posto dove mi ha portato Franci. Che ha prenotato Franci e quindi che ti farà saltare la coda. Non il primo della lista. Ma neanche l'ultimo degli stronzi. E voi direte, beh, ma la coda è tutta qua, easy. Questa è la coda di chi ha prenotato online. Quella è la coda di chi non ha prenotato. Tanti auguri. Io non ho mai visto una coda così lunga per un posto dove si fa colazione nella mia vita. La premessa è, ma quando ci capita di tornare da Cédric Grolet, sederci con calma per degustare tutto quello che la sua mente ha partorito? Quindi abbiamo esagerato, abbiamo ordinato le croissant, perché le croissant vogliono assaggiare le croissant, le pain au chocolat, Perché lo fanno cioccolato? perché le pain au chocolat. Poi mi hanno detto, però qua è specializzato in fiori, prendiamo un fiore
fiore, prendiamo una baccona di vaniglia gigante, c'è anche il flan, abbiamo fatto un reel sul flan che è una roba pazzesca, e quindi sì ragazzi, abbiamo esagerato. Cédric Grolet ha 2 posti qui a Parigi. Il più famoso è questo qui all'Opéra, dove è specializzato in fiori, rivisita dei fiori fatti a dolce. L'altro posto dove vi porteremo dopo invece fa la, forse se siamo ancora vivi, fa la stessa identica cosa ma con i frutti. In più ovviamente fa tutto ciò che concerne la viennoiserie. Ovviamente croissant e pain au chocolat dobbiamo provarli anche per capire se Cédric ci sta dentro oppure no. Ve l'ho detto che avevamo esagerato. Siete pronti? Beh, direi che con l'alveolatura il ragazzo se la cava. Ci siamo? Molto buono. Soffice, croccante, il croissant perfetto. Questa mi si è un po' sfragnata. Non l'ho ancora visto dentro, ma lo lascio vedere prima a voi. Vabbè ragazzi. Ma che cos'è? Posso inzupparlo anche un po' nel suo cappuccino? Non potevamo non assaggiare un fiore, ragazzi. Eccolo qua. Ma si rompe? Che buono. E nocciola, una ganache alla nocciola, un bignè ripieno di nocciola, un guscio croccante alla nocciola, un cremoso alla nocciola. Tutte variazioni sul mondo nocciola. Buonissimo. E quindi andiamo di flan. No ma ragazzi, ma scusa, cioè mi soffermerei un attimo su questa sezione se fosse possibile. Fuori c'è una sfoglia croccante e dentro è un budino al cioccolato, ragazzi, ce n'è tantissimo. Il budino, quello che ti faceva la nonna. Anzi, secondo me la nonna non era in gamba come Cédric. Questa è una baccona di vaniglia gigante. Questo dovrebbe essere un guscio di cioccolato ripieno di vaniglia al cubo. Non è per niente stucchevole, perché uno si immagina, sì vabbè, ma una bacca di vaniglia ripiena di vaniglia che sa di vaniglia e anche croccantino dentro. Mamma mia, che cosa pazzesca, ragazzi. Sono stati tutti uno schiaffo uno dietro l'altro. A questo punto mi immagino tutti quelli che non abbiamo preso. Poi vi diremo quanto abbiamo speso perché non costa poco, però un posto devastante. Cédric, the best breakfast experience we've ever had. No? Italy. I love Italy. The food is the best in the world, I think, is Italy. Not sure for pastry, but the food. Ok, ok. Oh, abbiamo anche stalkerato lo chef, voglio dire, più di così. Ok, mentre la coda qui imperversa ancora, noi siamo usciti. Quanto costa, ragazzi? Un bel po'. Noi che abbiamo svaligiato la vetrina abbiamo speso 70 euro. Sicuramente un'esperienza costosa, però mi sento di dire, e la tocco veramente piano, la miglior colazione dolce ovviamente che io abbia mai fatto nella mia vita. Era tutto veramente violentemente buono. L'1,20 non c'è coda. We would like a citron. What's inside the citron? Full of lemon. Questo, ragazzi, se volete assaggiarli tutti, vi fanno una confezione pazzesca. Che bello. Questo limoncino costa 17 euro. Qua Giano ora monterà una musica celestiale. Fatemi capire, avete pagato 17 euro un limone? No, non è un normale limone. Non fatelo cadere, se no dobbiamo rientrare dentro a comprarne un altro. Ti senti sotto pressione? Un pochetto. Questo non so che cos'è, questo è gel di limone. Adesso lo assaggio. Gel di limone acidissimo, zero zuccherato. Un guscio esterno che sa di limone. Ma fa? Questa è una mousse. Secondo me la combinazione dei due è totale. Io sono già emozionato per il fatto che qualcuno sia riuscito a ricostruire un limone che da fuori sembra a tutti gli effetti un vero limone. Dire che sa di limone è riduttivo. Sembra proprio di mangiare l'agrume. Ti ricorda vagamente il limone che ti danno nelle pizzerie?
È spettacolare, fate un salto anche qua. Tra l'altro sono a 5 minuti a piedi uno dall'altro. Oltretutto questo posto qua dove fanno i frutti di stagione, quindi a seconda della stagione in cui vi trovate troverete reinterpretazioni dei frutti di stagione di quel momento. Tecnicamente il limone è più estivo. Ci sono anche canditi di limone. Che ti dà proprio la sensazione di mangiare il frutto vero. Come prezzi il discorso non cambia molto, costa caro anche qua. Avevano altri 4 frutti, avremmo voluto provarli tutti ma poi mi ricoverano e quindi mi limito al limone. Termine. Seconda tappa di questo video, ragazzi, è The French Bastards. Sono dei ragazzi super alternatives che fanno dei croissant e dei pain au chocolat paura, speriamo di sì. Hanno 3 punti vendita. Noi siamo venuti qui in Saint-Denis perché è l'unico che ha uno sgabellino su cui appollaiarci. Abbiamo preso il solito pain au chocolat, il solito croissant e Franci voleva anche una cosa un po' diversa che secondo me è uguale al pain au chocolat, ma sembra un po' una rivisitazione, diciamo così. Dopo Cédric Grolet è molto alta l'asticella, ragazzi, ma accettiamo la sfida. Giustamente Gianno mi dice non abbiamo tagliato per far vedere com'è dentro. È super alveolata. Pain au chocolat lo inzupperemo nel cappuccino. No, prima devi dare un morso plain. Morso così? Vado di ignoranza? È un'ignoranza giusta e opportuna. Buono? Avesse avuto 2-3 gradi di temperatura in più avrebbe avuto un po' di punti extra. Più il prodotto sta al freddo più il burro si indurisce. Però è molto molto buono. È burrosa ma non è straburrosa. Burrosa al giusto. Allora per Franci regge il confronto con Cédric. Per me bravi tutti, ma no, Cédric gioca un altro campionato proprio a parte. E dopo 2 classiconi ne proviamo uno più estroso, il pan suisse. Pasta sfoglia, gocce di cioccolato e crema pasticcera. Contrariamente a come vanno mangiate le brioche e croissant qua che tipicamente sono vuoti, a me piace di più mangiarle farcite. Questa qua che ha la crema pasticcera dentro con il cioccolato la trovo più golosa. Non so raga, è molto anni 80 pucciare la brioche nel cappuccino, però io vengo dagli anni 80. Abbiamo speso 9,60 € per queste 3 viennoiserie, perché se dico brioche poi insorge tutta la community, e i 2 cappuccini. Per questa cifra da Cédric Grolet avremmo potuto metterci in fila e basta. Tutto buonissimo ragazzi, ma direi che andiamo a provarne un altro. Prossima tappa di oggi, la tapisserie. La tapisserie. Siamo da Tapisserie, locale molto molto carino, zona Tour Eiffel. Mi piace un sacco questo approccio super professionale, super serio che abbiamo nel voler assaggiare tutto. Ma andiamo al morso. Molto buono, una nota importante sui croissant francesi, sono sempre vuoti. Secondo, potrebbero quasi virare sul salatino, infatti con il prosciutto e il formaggio è la fine del mondo. E mi raccomando, non chiedete la crema, se no boom! In esilio a Sant'Elena. Con il cadavere di Napoleone. Super scrocchiarello. Dopo il croissant di Cédric Grolet si classifica il croissant di Tapisserie. Buono buono. Pain au chocolat. Buono buono. Cioè se non fosse chiaro ragazzi, qui a Parigi con le alveolature se la cavano tutti. Possiamo anche smetterla di farvi questa inquadratura. Il pain au sucre lo assaggerò io, ma è buonissimo. È una focaccina super morbida con i granelli di zucchero sopra. Davvero molto buona. Fammi assaggiare. Non gli davo 2 lire in vetrina, invece è buonissima. Ci è piaciuto ragazzi? Parecchio. Fare un video sulle migliori colazioni della città mi piace sempre un casino. E questo è tutto quello che vi possiamo far vedere su Notre Dame, che credo sia ancora piuttosto in ristrutturazione. Piuttosto. Peccato perché altrimenti sarebbe partito, se fosse stata aperta, uno speciale di 2 ore su Notre Dame con tutti i segreti e le cose che forse non sai ma che avresti voluto sapere da questo canale. E invece purtroppo non possiamo entrare.
Cioè, ma voi pensavate veramente che non saremmo tornati da Cédric a prendere un altro frutto? Ragazzi, ma mi meraviglio di voi. Siamo tornati. Cosa prendiamo? Possiamo scegliere tra mela, mango, noce e fava di qualcosa. Ma andiamo con la mela, direi. Le pomme verte. Siccome Cédric è un bomber, noi siamo tornati a prendere un altro frutto. Siamo tornati perché uno, fa un freddo porco, si consumano un sacco di calorie, quindi è tutto lecito. Due, non c'è Avanza del tempo. Due, avanza del tempo. Tre, fa talmente freddo che è come mangiare all'interno di un frigorifero. Quindi la vostra melina, aspetta che ho il terrore di farla cadere, perché se cadono 17 euro di mela, ma soprattutto 30 minuti di coda. Sono terrorizzata, ragazzi. Sì. Allora ragazzi, molto simile al limone. Ci hanno venduto la stessa cosa dell'altro giorno, ma a forma di mela. No ragazzi, che il principio sarà simile. Guscio di cioccolato, mousse alla mela. È buonissima. Cioccolato esterno, mousse, cuore di mela marmellatoso e secondo me dei pezzettini di mela, come c'erano i pezzettini di limone. Nel limone. Sono molto diversi, ma non solo come gusto, anche come composizione. Sai il purè, quello che si dà ai bambini, la pappetta di mela? Oh, è quella roba lì però. È un omogenizzato di mela buonissimo, mentre esternamente... È un guscio di cioccolato bianco. Ma è incredibile come riesca a ricreare il frutto, che di fatto da fuori sembra una vera mela e non si vede nessun elemento di congiunzione. È perfetto. E non li hai visti sui reel? Ti fa vedere come fa, nei suoi reel su Instagram. C'è un reel di questa roba qua? Potresti cercarlo. Lo metto in sovraimpressione. Comunque dentro non è solo pappetta di mela, ci sono anche cubettini di mela. Oh raga, pappetta buonissima, non le pappette quelle... Vale la pena rifare la coda da Cédric? Direi di sì, io la rifarei anche per le altre tre cose che però proveremo un'altra volta. Tra la mela e il limone, forse io do un mezzo punto in più al limone. Questo era un super mega extra. Ci vediamo al prossimo video. Torneremo a Parigi, perché qua c'è veramente tanta, oserei dire troppa roba buona. Au revoir. Scusa, perché mi hai fermato davanti alla telecamera? Ma lo sai che poi ti chiedo quella cosa che non possa apparire? Ah, scusa, no, telecamera! No.